Finita l'estate del 1998, col rientro a scuola, accadde quello che oggi i giovani definirebbero un evento canonico della mia vita. Una mattina stetti male, ebbi un mal di pancia tanto intenso che mia madre decise di non mandarmi a scuola. Conscio del fatto di essere stato miracolato e di non poter assolutamente perdere una simile occasione per giocare a qualcosa, mi trascinai al computer e avviai Worms 2, nella speranza di riuscire a distrarmi un po' dal dolore. Ma nel giro di qualche minuto questo ebbe il sopravvento, costringendomi alla bandiera bianca. Fui portato d'urgenza al più vicino ospedale, dove mi fu tempestivamente diagnosticata una brutta appendicite acuta, con rischio di peritonite, quindi abbastanza grave. Dissero che sarei stato operato d'urgenza, ma soltanto dopo 3 giorni, durante i quali fui lasciato completamente a digiuno, senza cibo né acqua. E per quanto cibo e acqua fossero certamente importanti nell'economia generale delle mie giornate di bambino, mentirei se dicessi che la prospettiva di passare 3 giorni e chissà quanti altri senza poter giocare a qualcosa non mi preoccupasse. Fortunatamente in stanza con me c'era Davide, un bambino di qualche anno più grande di me che non solo aveva con sé un Game Boy, ma me lo prestava ogni volta che lo volevo. Aveva soltanto 2 giochi e uno dei 2 mi attraeva particolarmente perché la cartuccia era di un giallo brillante, color banana. Era Donkey Kong Land 2, che adesso tu giustamente lo vedi così e dici vabbè, però che brutta vita. Però devi considerare che intanto nel 98 giocare in giro non era scontato come può esserlo oggi, anzi, quindi un po' ci si accontentava. E poi io Donkey Kong lo conoscevo appena e non sapevo certamente dell'esistenza di una controparte ben più colorata e articolata di questo gioco sul Super Nintendo. Sapevo a malapena cosa fosse il Super Nintendo. Quindi preso a sé, a me sto gioco piaceva parecchio. Fallivo miseramente perché vuoi lo schermo, la risoluzione, l'assenza di colori, tutto rendeva più arduo un gioco già di per sé non semplicissimo, ma l'importante era far passare il tempo e soprattutto cercare di ignorare la fame. La notte prima dell'intervento, all'apice della brama di cibo, forse per cercare di rimediare a quello che era ormai un umore pessimo, mia madre mi disse di avere una sorpresa per me e mi annunciò che avrei presto avuto un fratellino. Normalmente sarei stato molto contento di questa notizia. Erano anni che desideravo un fratellino contro cui giocare ai videogiochi, ma ricordo invece che mi arrabbiai tantissimo perché mi era sembrato di aver percepito nell'alito di mia madre un sentore di pane e salame che mi fece impazzire. Alto tradimento, io sono qui a morire di fame senza neanche il PC e tu mangi. L'altro gioco era Mega Man 2, altro titolo per niente facile. Per me quello con Mega Man fu amore a prima vista. C'era qualcosa nel design di questo omino con lo sguardo inebetito, nel suo modo di muoversi e sparare, nel fatto che potessi scegliere in quale ordine affrontare i livelli, che trovavo irresistibile. Il gioco ovviamente non aveva colori, ma che Mega Man fosse blu lo sapevo, perché si vedeva sulla cartuccia. Fortunatamente l'intervento si rivelò un successo e fui dimesso nel giro di qualche altro giorno. Tornai a casa così affamato che mi mangiai perfino il tanto odiato semolino di mia nonna, che in genere rifiutavo categoricamente. In TV c'era Lassie. Se hai voglia di raspare. Quindi in ospedale avevo finalmente avuto modo di provare con mano il tanto desiderato Game Boy e nonostante venissi dal PC col picco tecnologico di Unreal e compagni, questa macchinetta grigia riuscì comunque a farmi un'ottima impressione. Dunque, ancora una volta, chiesi alla mia famiglia se potessi riceverne una, tutta per me, in regalo per il mio imminente compleanno. Ma mio padre, da sempre e per sempre contrario a spendere soldi per quello che lui considerava essere un giocattolino, si offrì invece di regalarmi una PlayStation, che ormai da qualche tempo era sulla bocca di tutti. La sua idea di base era pur sempre che, con un computer così potente in casa, non capisco davvero cosa te ne faccia di una console, ma io decisi comunque di accettare. Ero curioso perché ogni tanto su giochi per il mio computer intravedevo un mondo di giochi a me sconosciuto e spesso inaccessibile, che ero ansioso di esplorare con mano. E così, con mia malcelatissima eccitazione,
PlayStation fu. Il giorno prima del mio compleanno i miei genitori andarono a fare la spesa perché la sera successiva a casa nostra si sarebbe tenuta una grande festa con tutti i parenti e oltre ai bustoni carichi di bibite e patatine varie scaricarono dalla macchina anche l'attesissimo scatolone grigio. Né io né mio padre, anche se lui faceva tutto il disinteressato, fummo in grado di resistere alla curiosità, dunque decidemmo di collegarla al volo giusto per vedere se funziona. Il gioco che decidemmo di provare, avviato credo tramite uno dei leggendari dischi demo che venivano dati in allegato alle console, fu Hercules, gioco che, volendo, stava anche su PC, ma che moltissimi come me legano ancora oggi proprio ai ricordi d'infanzia con PlayStation. Lo abbiamo avuto tutti, era popolarissimo e non a caso, grazie alla grafica cartoon coloratissima, il doppiaggio in italiano e la possibilità di rivivere le scene salienti del film che era ancora amatissimo. Pure da me, cosa affatto scontata, considerato che soltanto pochi anni prima fui portato al cinema a vedere Pocahontas, che ricordo decretai come film da femmine prima di chiedere a mia madre di lasciare la sala. E poi sto gioco era proprio divertente, ma siccome si stava facendo tardi, mio padre mi chiese di spegnere tutto e andare a dormire. E così feci, ma togliendo il disco mi ritrovai davanti a una schermata inaspettata che avrei presto iniziato a utilizzare quasi quotidianamente. Il menu della memory card, in particolare, si sarebbe colorato di tantissime piccole icone in guerra costante per il controllo del limitatissimo spazio a disposizione. Giunse la festa e fu la volta di Tekken 3. Che era appena uscito e destò subito la curiosità di tutti i presenti, ma proprio tutti, anche insospettabili amici e parenti che di videogiochi non si erano mai curati prima, presero a litigarsi il controller pur di fare una partita. Ai miei occhi molto strano, ma PlayStation aveva chiaramente un livello di immediatezza e accessibilità che il PC di casa si sognava, e persone che attraverso la mia esperienza conoscevano il videogioco come qualcosa che andava installato, configurato, avviato e poi provato, risposero molto bene a un sistema in cui per giocare bastava mettere il disco e premere start. Immagino per loro fosse un'esperienza più simile a quella della sala giochi, a cui magari erano stati abituati in passato. Ma non voglio certo privare Tekken 3 dei suoi meriti. Oltre ad essere un ottimo picchiaduro, probabilmente uno dei giochi più solidi e popolari della storia, era assurdo, esagerato, un po' fuori di testa. Per forza nessuno riusciva a resistergli. Tra i personaggi giocabili c'era Panda, che oltre ad essere ferratissima nelle arti marziali, frequentava l'istituto politecnico assieme a Ling Xiaoyu, una ragazzina cinese, ovviamente anch'essa esperta di arti marziali, ignorando le attenzioni romantiche di un orso che di lavoro faceva la guardia del corpo. Tutto normale, considerato che parliamo di un gioco giapponese, ma tolto Sonic e pochissimi altri, la mia esperienza coi videogiochi giapponesi era stata limitatissima e quindi non potevo aspettarmi questo tipo di generale follia, di cui però feci molto presto ad innamorarmi. Ma di folle, Tekken 3 aveva anche la quantità spaventosa di contenuto. Era ricchissimo di modalità di gioco, alcune più canoniche, altre inaspettate, come il Tekken Ball, questa sorta di beach volley giocato a suon di pugni e calci, e il Tekken Force, che trasformava l'esperienza in una sorta di beat'em up a scorrimento. E poi era un gioco divertentissimo da giocare in compagnia, perché nasceva tutto un meta basato sul nulla, impossibile da confermare se non per esperienza diretta, fatto di: mio cugino mi ha detto che mio padre, che lavora per Sony, tu prendi Eddie che non sbagli, è il più forte. E da lì si diffondevano poi tantissime leggende tramandate oralmente, che se premi start quando stai scegliendo Nina sblocchi Anna, che se finisci il Tekken Force 4 volte sblocchi il dottor Boskonovic, che se premi questa sequenza di tasti Gon scorreggia. E poi c'erano le musiche così caratteristiche e d'impatto, i filmati con la grafica che sembrava più vera del vero, insomma
credo che potremmo stare qui a parlare di Tekken 3 e a condividerne i ricordi più strampalati per ore. Fu un gioco semplicemente straordinario. Ricordo che a volte a casa di Tiziana, una mia compagna di classe delle elementari, capitasse di giocare assieme a Tekken 2, ma Tiziana se la prendeva a morte se io la attaccavo, perché secondo lei l'unico modo per godere appieno dell'esperienza di gioco era scegliere due personaggi, rigorosamente uno maschio e una femmina, e inventarci delle situazioni, possibilmente di vita quotidiana, da doppiare e inscenare assieme. Tesoro, sono a casa. Ah, bentornato. Com'è andata al lavoro? Ma io cercavo sempre e subito un pretesto per fare a botte. Oh, è Tekken. Ah, sei sempre la solita, non mi hai comprato la birra. E giù di botte, con lei che poi piangeva, se ne andava e non voleva giocare più. Un giorno, la stessa zia torinese che anni prima mi aveva negato il Game Boy, quello vero, mi portò al centro commerciale, nella sezione dedicata ai videogiochi, e mi disse: "Toh, scegliti un gioco". Passai un buon quarto d'ora a spulciare ogni singolo scaffale fino a quando notai finalmente un volto noto. Era proprio lui, l'omino dallo sguardo inebetito che mi aveva tenuto compagnia in ospedale appena pochi giorni prima. Fu ovviamente una scelta facile. Messo il disco nella console, fui subito accolto da un filmato che mi lasciò sconvolto, perché non aveva niente da invidiare ai cartoni animati che ero solito guardare su Italia 1. Anzi, è Mega Man altro che inebetito, era fighissimo, era fortissimo. E questo? No, fermi tutti, io voglio essere lui, posso essere lui, come si chiama? Chi sono adesso tutti questi personaggi? Vai, non vedo l'ora di giocare premi X. Voi dicevate X o croce? Perché io ho conosciuto anche persone evidentemente molto disturbate che dicevano croce, premi croce. Vabbè, io negli anni i Mega Man li ho giocati tutti. Ancora oggi si tratta di una delle mie serie preferite. E Mega Man 8 non è oggettivamente il migliore, ma rimane secondo me un capitolo che sa farsi valere e a cui io voglio ancora un mondo di bene per ovvie ragioni. E per quanto il gioco in sé mi piacesse tantissimo, erano i filmati che mi sorprendevano sempre. Certo, Mega Man aveva per qualche motivo la voce di una bambina, ma essendo ai tempi già un grandissimo appassionato di Dragon Ball, l'idea di avere un gioco inframmezzato da queste lunghe sequenze animate mi dava una grande gioia. Mica lo sapevo ancora che Dragon Ball su PlayStation ci avesse proprio i suoi giochi dedicati, ma di giochi con lunghi e bellissimi filmati, grazie al supporto CD della console, ce n'erano tanti su PlayStation. Alcuni erano perfino doppiati in italiano. Il campione del re, Sir Daniel Fortescue, capeggiò le milizie durante la battaglia contro l'Orda degli Empeoni. Di Medieval o Medieval conservo ancora una copia originale e i giochi originali su PlayStation avevano il fondo del disco nero, cosa che li rendeva ai miei occhi unici e speciali. Dopo circa una settimana dall'acquisto della console, un giorno mio padre venne in camera mia e iniziò a rimetterla nella sua scatola. Essendo stato un bambino abbastanza buono, che difficilmente riceveva punizioni, rimasi molto confuso dal suo gesto e doppiamente quando mi disse: "Porto la Play a fare la modifica". E cosa vuol dire, mi scusi? Dice: "Tu non preoccuparti, è un modo per avere più giochi e spendere meno". Traduzione: infrangiamo la legge. Ma la modifica alla PS1 la facevano tutti e anzi qualcuno sostiene che uno dei motivi del grandissimo successo di questa console fu proprio la facilità con la quale era possibile manometterla, di modo da permetterle di leggere difficilissima, di modo da permetterle di leggere le copie non originali. E così nel giro di un mese mi ritrovai la stanza invasa di CD che, altro che il fondo nero, avevano il titolo pasticciato sopra col pennarello, proprio come eravamo soliti fare con i floppy dell'Amiga soltanto qualche manciata d'anni prima. E di giochi ne ebbi tantissimi, alcuni belli, altri meno, alcuni che avrebbero segnato la mia infanzia per sempre, distogliendo per parecchio tempo la mia attenzione dal PC, che iniziò presto a prendere polvere.